Infatti io pensavo, voi non vi siete persi, che io pensavo fosse un bug della PS4 all'inizio. Ciao Fox, mi è appena crashato il router, non è il router, secondo me ha fatto un ravviamento, il PCI. Allora, il mio PC è abbastanza mediocre, però la RAM è l'unica cosa che ho... Io ho un i5, adesso ho un i5 ma con 6 core, quindi per leggere le cose che servono a me va bene. Però ti dico che la RAM è una cosa a cui ho voluto lavorarci sopra e ci ho fatto 32 giga. Ho 32 giga, di cui almeno sempre 16 occupati in background. Ciao Fox! Fox, sto facendo la botanica con Wakame. Sembra una cosa brutta, ma in realtà praticamente è quella che colpisce le cose. Pam, pam, pam. Cioè deve raccogliere. Lei deve raccogliere. Sì, la RAM la consiglio perché Windows 11 si mangia circa 12 giga. Circa 12 giga a riposo, figurati quando è qualcosa di aperto. Perciò secondo me 16 giga oggi è già stretto solo per usarlo da ufficio, figurati se devi farci qualcosa. Bene, ma Fufulupa dove sta? Fufulupa, non la trovo più, è finita qua, da queste parti. Ok, praticamente modalità campagnola. Sì, è campagnola, infatti ti faccio vedere. Volevo farlo vedere a Gigio perché sto spiegando come funziona il botanico, che lo faccio per i trofei PS4. Eccolo, non si chiama Fufulupa, è Fufuccia. È andata bene, sì, gli do il latex, ovvero abbiamo detto prima latex, me lo sono dimenticato che significa latex. Io ragazzi, Texas ho cercato su Google. Quanto sono che del lattice? Ho il lattice, ok. Sta controllando la qualità del mio lattice. Ne ho 8. Oh mio Dio, ma con 8 come fai con Windows 11? No, davvero. Allora sì, di solito quando ti cambiano tutto, perché potrebbero non essere compatibili fra loro, ma tanto loro di solito si tende, se tu vai in un negozio, no, non costa. Già è aumentato il costo della RAM. Ciao Lio, mi ero crashato io, guarda Lio, sembra, ma sei live da 3 minuti? No! Che poi voi sapete, tengo il minimo le pubblicità su Twitch, quindi tecnicamente se vedete pubblicità di solito dovrebbe comparire solo quando si logga all'inizio e basta, perché io non le faccio più, cioè io non le faccio, quindi in pratica non le metto, nel senso io non sono un fan, non sono qua per farmi soldi, sono qua per divertirmi e parlare con voi, non posso proprio disattivarle completamente perché mi crea problemi, ma le mesto proprio il minimo della barra, quindi veramente ragazzi qua non dovrebbe comparire. Su YouTube sono aumentate tantissimo e la cosa non posso che negare che mi preoccupa moltissimo. Mi preoccupa perché è un trend che va contro le politiche del mio canale, ovvero quello del permettere a tutti di vedere cose senza rotture di scatole. Tanto le pubblicità non danno. No, infatti non danno, ma danno un cavolo, danno. Sì. Outlaw. No, Andre, come l'ho accantonato? Ma come l'ho abbandonato? No, ma non lo gioco quando me lo fai giocare tu. Però aspetta che arrivo su PS5 perché qua mi muore la Play 4 ragazzi, mi muore il SharePlay, la Play 4. Tu sei ricco? Sì, sono proprio ricco, guarda, tant'è che lì ho cercato di accumulare 150 per la riparazione e ora sono 250 minimo, poi può ancora salire, però vedete poi me la caverò in qualche modo. Ma quindi le abbiamo cambiato il vestito praticamente, adesso ci sono su internet, sì. No, mi stiamo chiedendo in casa se c'è internet. Sì, internet c'è. Adesso dobbiamo recuperare Maple Sap. Che non c'è qua. C'è Maple Branch. Che poi con queste tu ti crei le armi. Che lavoro fai? È un complicato. Io tecnicamente faccio assistenza personale. Però non è quello che ne so, non è badante, cioè intenderci, non è badante, è una cosa diversa, appunto, usando un po' anche il lato psicologico del tenere, diciamo che in inglese è più famoso come si chiama caretaker, ma non caretaker di famiglia personale, cioè sono partito dalla mia famiglia e non ero pagato, poi però sapevano quello che ho fatto, vabbè, non voglio entrare nel privato perché è stata una situazione difficile, e allora ho iniziato a chiamarmi alcune famiglie, cioè c'è chi fa il tutor, io facevo il tutor d'inglese quando ero ragazzino, e oggi invece sto vicino agli anziani, praticamente gli tengo compagnia, la gente deve uscire, gli lasciano l'anziano da solo e allora gli tieni compagnia,
compagnia, gli lasci parlare, gli lasci che... Le persone hanno veramente bisogno fortissimo di compagnia, di qualcuno che li ascolti. Sembra incredibile, ragazzi, ma soprattutto che gli tieni compagnia, che li aiuti, perché ormai io voglio... Sciamano magari, guarda, Sciamano dei sogni, ma quello è il lavoro notturno. Quello non è una roba strana, quella è una roba normale, cioè di notte. Ma perché ho cancellato la riparazione? Vabbè, ok. Quindi assolutamente no, ma vabbè, il resto quello non vieni pagato a fare l'esperto di sogni lucidi, quando non vieni pagato, però diciamo che quello è molto 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 appassionante. Cioè io ripeto, quello si fan gran soldi, mi dicono, ma si dicono che si fan gran soldi. Io devo recuperare il Maple Sap, ma boia, non c'è il Maple Sap qua. È salita di livello, ragazzi, guarda come zappa, va come zappa. Mi sembra per il trofeo devo colpire 1000 cose. Snake. Ho sbloccato l'abilità che mi permette di diventare invisibile. Arbor Call, com'è? Un albero maturo. Leggi Super Auto. Sì, adesso leggo. Allora, lo giocavi per conto... No, è pesante. No, Mandre, ma no, figurati. Mi piace più in compagnia, onestamente. Mi piace più in compagnia. Guarda, sono uno da compagnia, io veramente... paura poi per conto mio, rischio di perdermelo, sai, c'è troppo rischio. Preferisco in compagnia, Andre. Poi visto che a me interessava finire quella coop bellissima che ho fatto con Xinkai su Resident Evil, che è stata molto 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 appassionante, mi ha reso felice la coop, però aspettavo appunto di dedicarmi poi a queste cose. Mature 3. No, non riesco a trovare, però per fortuna ho questo, che mi segna Maple Sap. Questa qua, livello 2. Ho capito, devo andare più in alto. Devo andare ad alberi di livello 5, non livello 10. Ero andato fin troppo oltre. È affascinante quanto fare il botanico o la botanica, come nel caso di Wakame, possa creare interesse qui nella ricerca delle piante. Comunque più o meno diciamo che il mio lavoro è un po' a chiamata. Ho avuto un periodo brutto di recente, che purtroppo una persona a cui ero affezionato, fra l'altro, perché non puoi non affezionarti in quel lavoro, purtroppo è stato ricoverato ed è morto, e quindi sì, è brutto anche per me, ma è brutto perché tu ci tieni una persona e poi sai è inevitabile che sono tutti in declino, fisico, quindi prima o poi sai che purtroppo andrà non troppo bene. È un peccato, ragazzi. Va bene. Ma io quel periodo lì riprendo a fare le dirette al pomeriggio, Andre, guarda, assolutamente, sempre se non ci sono temporali quel giorno lì, ma perché devono esserci. Ok, comunque, morale della storia, io vado avanti con le missioni, ma la verità è che io voglio farmi 1000 zappate per farmi i trofei. Vola, ma perché non riesco a trovare un albero di livello 5? Scusatemi. Tri si chiama Tri qualcosa. Vuoi vedere che ho sbagliato zona? Mannaggia, mi è venuto il dubbio che ho sbagliato zona io. Sì, ragazzi, ho sbagliato zona io. Ripeto, io penso che il problema che ho avuto prima io al telefono sia a internet sia dovuto al fatto che Fasto aveva fatto un aggiornamento del router, e quando succede ti riavvia tutto, perché poi non ha avuto problemi, eri subito ritornato. Parola gentile per l'io, sì, e ti ridò i tuoi punti di prima, perché non voglio che tu perdi 6666 punti, perché non riesco a far succedere cose strane senza Streamlabs, ma cose gentili assolutamente sì. Voglio ringraziare Lio, che è sempre una persona che aiuta tantissimo come presenza, come gentilezza, come persona, cioè lui comunque è una persona disponibile, anche perché poi detto apertamente, proprio nella parte più gentile possibile,
il buon Lio. Ah no, ho sbagliato io posto. Vabbè, sono proprio stupido. Dicevo, il buon Lio. No, te la sto. Lio, stavo dicendo adesso. Ma no, Dio, ma sei indietro con la live? Succede spesso anche a me. Ma no, mi dà fastidio però Fox, cavolo. Ogni volta che sono in live mi devono riavviare. Non è il massimo, non è il massimo. Vabbè, comunque forse posso farlo qua ora che ci penso. Avevo sbagliato io posto, ecco perché. Dicevo, no, ma Lio. Io gli voglio un sacco di bene perché si offrirà, lo so che è brutta la parola, come cavia sperimentale quando faremo la regressione ipnotica. Si fa per dire, ragazzi, leggera, non aspettatevi, oh cavolo, l'ipnosi, boia, viene fuori il finimondo. No, quando faremo la regressione, quando faremo la nostra regressione, lui praticamente inizierà a vedere ricordi molto molto belli, diciamo un po' una sorta di mondo onirico ma da sveglio, e io adoro queste cose, quindi veramente penso che con Lio sarà un legame profondo perché insieme rivedremo cose dove gli umani non sono mai arrivati, guarda, diciamola così. Ho una paura a teletrasportarmi perché dopo l'ultima volta è andata a finire malissimo. Miseria nera, che si è voluto bene. Io non smetterò di piangere, che poi viene fuori il lago se piangi così. Non piangere troppo, Dio. E quindi insomma siamo divertiti, ma poi lui aveva paura, ha detto, ma poi vengo posseduto da qualcosa, ma che cosa vuoi che ti possiede? Ma guarda che non sei mica stai lasciando, ehi corpo è libero, venite tutti, no dai, figurati. Ti racconto Leonardo che sono felice di essere con voi, mi spiace ma tantissimo che c'è stato questo problema, ok, è giusto qua, praticamente che c'è questo problema che è saltata la connessione poco fa, però vi ringrazio per essere rimasti, non aver usato la scusa scappo, oh boia, tanto si è dimesso il primo ministro inglese, adesso si è dimesso perché praticamente c'era una crisi, non voglio parlare di politica ma notizia, informazione. Lio occhio il flash potere il 2,5. Sì, ma non è mio il 2,5, il 2,5 di Android, ci devo dire, perché poi penso, ma Jack, ma come fai con il 2,5? Non so mica io. Oh boia, mi sa che devo andare su questo. Ma sapete che è più difficile di quello che pensavo sta missione? Ed è solo la seconda missione da botanico, Devo trovare Maple Sap. Boia, se non faccio così mi beccano i nemici. Ok, guarda, Mature Tree. Ma non lo trovo! Ma come cavolo è possibile che non lo trovo? C'è qualcosa che non quadra, ma veramente. Eppure dovrebbero essere missioni semplici. Mi spiace che non c'è Gigio, cavolo. Perché quando trovo la soluzione poi servirà anche a lui. Ok, mi spiace, devo fargli vedere. No, ma io le faccio sempre, guarda, da giovedì mi sembra, da giovedì che non le faccio su YouTube però. Cioè io sono sempre in live praticamente. Maple Sap, ma perché non la trovo? Guardami. Vabbè, tanto mi servono lo stesso perché devo comunque farne 1000, quindi. Io sono sempre su YouTube al pomeriggio, sì, Jack Leone Max, sempre lì. Però praticamente adesso in questo periodo caldo ho detto ragazzi faccio una settimana su Twitch, settimana e probabilmente anche la prossima, avevo voglia di, ma che poi perché poi sembra che a me non mi piace Twitch, ma mi piace Twitch ragazzi, per le dirette onestamente diciamoci la verità, è fatto meglio Twitch, ha più funzioni, ha più cose, sempre detto io, però YouTube è un ambiente tranquillo, posso dire che mi rilassa tantissimo farle lì, sto cercando di fare questa zona. Più a destra, ok. Allora andiamo a destra. Avete visto che devo viaggiare di più. Però ogni volta che viaggio, bella questa, ogni volta che viaggio mi costringe il gioco a cambiare un paio di cose. Proviamo se questi qui sono quelli giusti. Ma mia, la musica di Final Fantasy VI, questa è pazzesca. Maple Sap, eccolo qua. Cinnamon, che sarebbe la... sì, ma più che altro io poi esporto tutto il tempo, diciamo... io ho visto gente che si sente la musica su Twitch, a dire la verità. Loro qua si può fare, la no.
molto più bello YouTube per le dirette, ma a Twitch YouTube. Infatti stavo dicendo, ma come Andre preferisce YouTube? Ma Twitch è nato per le dirette, sì, YouTube è nato per i video. YouTube usa, e non è un'offesa, YouTube usa un sistema molto vetusto. Hanno detto che loro potrebbero aggiornarlo, ma dovrebbero cancellare tutti i vecchi video. Ma stai scherzando? Cioè, ma te li immagini togliere la storia di YouTube? Ragazzi, non posso, mi tolgono Andrea Di Pre, io piango. Come farei a vivere senza i video di Andrea Di Pre? Cioè, come si fa senza Di Pre? Cioè, per il sociale, cioè, io non ce la farei. Cioè, immaginate, ma li dobbiamo togliere. Io non posso sacrificare quei video, li posso sacrificare i miei, magari, per certi gameplay fatti da schifo, ma cavolo, se mi togli Di Pre, io piango. Non si può, ragazzi, togliermi YouTube classico, ragazzi, non si può. Che poi là non posso neanche nominarlo, Cioè, siamo arrivati a quei livelli lì, non so perché, ma non si può. Quindi insomma, diciamo che veramente mi sembra veramente un torto assurdo. Cioè, non toglietemi YouTube di una volta. Sono quelle cose a cui sono legato, perché vabbè, erano i video che guardavo una volta, li guardo ancora. Ce n'era uno dei suoi video che mi fa morire da ridere, Ciamoncino, credo, qualcosa del genere. In pratica è un rapper ecologista urbano, e già fa ridere così, rapper ecologista urbano. Questo qui praticamente ti spunta da dentro un bidone della spazzatura e inizia a fare rap, fa una rappata incredibile proprio, con un flow. Poi aveva intervistato l'Eminem di Venezia, che io penso che magari Fox l'ha pure conosciuto, l'Eminem di Venezia, o magari non è Fox, sicuramente l'Eminem. Sono molto stanco dietro il Ciamoncino, sì, è fantastico il Ciamoncino, che poi neanche lui capiva se chiamarlo Camioncino, Ciamoncino, cioè neanche Di Pre aveva la minima idea. Guardate che vabbè, quello non aveva neanche la minima idea, non sapeva come era girato, lo vedevi che aveva gli occhi girati in direzioni assurde, però diciamo che no, perché sono andato all'Inps, ho sbagliato città. Ho sbagliato zona, scusatemi. Anzi no, me ne approfitto per curarmi, tanto che sono qua, me ne approfitto per curarmi. Anzi, me ne approfitto anche non solo per curarmi, me ne approfitto pure per fare un'altra cosa che mi serve. Guardate come è lento il server PS4, mamma mia, è lentissimo, ragazzi, è lentissimo. Molto stanco, sì, vedete, quando iniziano a parlare un po' italiano, un po' spagnolo. Ma poi l'Eminem di Venezia mi ha ucciso veramente. Grazie, sì, in realtà su Instagram non sto facendo aggiornamenti. Instagram non lo uso più per roba da streamer, mi ha stufato perché era tutto spam. E io che odio lo spam, devo mettermi a fare lo spam a voi? Cioè, ma io che odio lo spam, mi dà fastidio vedere che tutti spammano, ma no, ho detto ma va, lo facciamo in un'altra maniera. Allora adesso andiamo avanti con l'arcanista. Questa qui non è la mia Wacom con le funzioni che ha Wacom, comunque lo noterete le differenze, le noterete, perché questa è la versione PS4, quindi ha tutte le robe che non dovrebbe avere. Facciamoci, ecco, questa qua, l'arcanista. Devo sbloccare solo la missione di livello 20 e poi faremo i 25 e si riesce a 30, così posso finalmente fare l'upgrade che volevo io a evocatore. Comunque grazie Leonardo, sempre un bel piacere, ma non ripeto Instagram, ma se volete chiacchierare, io in realtà ve lo dico e mi farebbe tanto piacere se qualcuno si unisce a Telegram, perché è bello chiacchierare, cioè il gruppo, specialmente il gruppo più che il canale. Ce l'ho ancora Instagram, posso capire quanto tempo devi spendere per postare. Fox, io guardate che non so neanche se ti sto seguendo su Instagram o no, però ripeto, mi dava fastidio che tutte le volte devo fare un post, le tag, cioè dico, lo faccio già su YouTube, ma dammi tregua, devo farlo anche su Instagram, che poi quando vai su Instagram ti becchi 1000 messaggi, quelle diciamo che vengono dal settore di quel sito azzurro che non nomino, perché è pieno, e ti dicono vieni a seguirmi qui, dai, ma se sto parlando di videogiochi, vieni lì, dai, quindi insomma. E poi c'è tutto spam, è tutto uno spam, è uno spam veramente Instagram. Non è che io seguo, cioè alcune sono videogiocatrici, non pensate male, sono videogiocatrici, ma hanno anche l'altra arte, quindi che vi devo dire, ragazzi, doppia arte. Io non so, poi ovviamente seguo come giocatrici io. Alcune sono veramente brave, non pensate, non date lo stereotipo che le belle non sono brave, perché non sarebbe sbagliato. Lezioni di botanica sul sito azzurro, infatti ad esempio ce n'è una che sta qui, è giapponese, però parla in inglese, è straseguita su Twitch, bravissima, guarda,
Poi è vero, ha fatto altro, però, ma adesso non lo fa più. È tornata, cioè se ormai si dedica come streamer a tempo pieno. Tutti i vari social, ma no, ma Fox a me ha reso esausto, perché io ad esempio pensa che non ho mai avuto Facebook io per le cose da streamer, mai voluto usare Facebook, meno male, perché comunque praticamente sta guardando la qualità del mio lavoro. Vabbè ragazzi, cosa vi aspettate? Controllano se ho veramente preso la roba buona, non è che sono una grande trama queste dei botanici, E ora, ciao Manu, sono tornato regolare per sta settimana e probabilmente anche la prossima. SO Manu, sono tornato regolare praticamente, sarò su Twitch tutte le mattine, lo so che è un orario brutto, però è l'unico che riesco a fare. Ho sbagliato, ho fatto una cavolata, invece di prendermi i guanti che mi servivano non li ho presi. Vabbè. Bravo Jack, sono distratto, sono talmente abituato a rifiutare roba. Sto facendo la botanica, ovvero quella che va in giro a zappare. È diventato una sorta di Stardew Valley, diciamola così. Messaggi su Twitch, l'evento estivo. No, ma il periodo di GTA è curiosa come cosa. Poi ovviamente, come già detto, i giochi che sto attendendo io, e lo chiedo anche a voi ragazzi, ve lo faccio come domanda: quali giochi attendete fra settembre e inizio 2027? Ok. Ovviamente io ve lo dico, ovviamente Final Fantasy VII parte 3, quello veramente è l'attesa principale che ho io, ma sento già che mi sento proprio impazzire, perché so già che ci vorrà troppo tempo. Devo prendere Crowfitter che si trova a Green Tier, ok, stesso posto di prima, benissimo, mi risparmio il viaggio. E ovviamente mi ha conquistato, sapete che sto giocando Persona 4 Golden su YouTube. Vabbè, ma GTA 6 è curioso, però ad esempio io voglio un trailer, non mi deve conquistarmi, guarda, se non deve conquistarmi, non l'ha ancora fatto, ma perché l'ha fatto un anno fa o due quando è uscito quel trailer là. Lì ho detto è pazzesco. Però voglio vedere, hanno abbassato la grafica, farà la fine di Watch Dogs? Non penso, ragazzi, che farà la fine di Watch Dogs, onestamente, che poi Watch Dogs non è che è venuto male, alla fine è solo che era partito che sembrava il gioco del secolo e poi si è rivelato un gioco decente, stile Ubisoft, ma non un gioco che ti cambia le regole, diciamola così. Allora adesso devo fare così, dobbiamo cercare gli alberi maturi, ragazzi. Ho fatto la modalità stealth, così i nemici non mi attaccano, perché altrimenti mi devastano. Chiunque amante del gioco attende, incuriosisce, non sai cosa è un gioco. Ma no, infatti, Andre, questa cosa è vera. Sicuramente cambierà l'industria, così come i tempi Final Fantasy X e il 7, anzi, cambiarono tutto. Non so se avete idea di quanto Final Fantasy VII cambiò il mondo dei videogiochi. Portò il Giappone anche su PlayStation a conquistare una fetta clamorosa, veramente lì fu qualcosa di pazzesco che nessuno avrebbe mai ipotizzato. Mi sa che non è questo il posto dove devo andare, ma ci arrivo lo stesso. Allora, scendiamo qui. Lo so che il botanico è così, sembra noioso, ma ragazzi poi uno si diverte a farlo, perché è bellissimo, perdi tempo mentre fai i trofei. Hai mai giocato FIFA 2006? Ma certo che l'ho giocato FIFA 2006, però non devo prendere queste. Ma non è che ho sbagliato zona, volete che magari era Green Tier? Green Tier? Non è Green Tier questo, ho sbagliato zona. Vabbè. Devo andare, qui siamo a Nord Shroud, devo andare a Central. Ho sbagliato io, tutto sbagliato. Aspetta Andre, oggi sì, i remake di Final Fantasy VII, ma tu lo sai quanto, vai a vedere quanto ha venduto Final Fantasy VII, è il gioco più venduto dopo Gran Turismo ed è uscito prima. È uno dei 10 giochi più venduti della storia della Play. Non sei molto religioso, ma perché dici che non sono religioso? Io sono spirituale, non religioso, sono due cose diverse, cioè ovvero credo ma senza il dogma, sai, senza dogma, ma credo, certo che credo io, che non devo credere. Chi sono i protagonisti della Bibbia?
protagonisti. Chi sono questi personaggi del videogioco? Ah no, beh, stiamo spiegando che ha venduto un casino, fu una roba sconvolgente ai tempi, veramente. Fu una roba che dissero, ma come cavolo è possibile? Ma dov'è Green Tier? Non lo trovo, ragazzi! Dove sta? Ah, eccolo qua! Boia, tutto a destra! Ma si vola, ragazzi. Più che altro perché veramente lì cambiò le regole del gioco. Io ho guardato dei documentari perché sono appassionato, ma anche i libro. Io ho un libro che vorrei tanto farvi vedere, ma oggi mi spiace, sono da Play 4. Mi spiace davvero, vorrei tanto farvi vedere. E non avete idea di quanto non avere a disposizione una webcam sia brutto per me, in attesa che posso finalmente tornarci. Eccole, lo trovate, mi servono queste. 10 di questi mi servono. Cioè, andiamo avanti a zappare. Veramente nel libro c'è scritto questo Timothy e Titus. Oh, Titus, Marco, Titus O'Neill, grandissimo Titus O'Neill. È lui che inciampa, corre sulle corde, scivola sotto il ring. Ok, Martyrs e Heroes. Ma guarda, è curiosa come cosa. Onestamente ho visto il gioco, il simulatore di Gesù che hanno fatto. Sì, anche se come serie ogni gioco è un mondo a parte, guarda, cambia lo stile, cambia il gameplay, è come se ti facessero che ne so, ti uscisse il GTA, hai presente GTA San Andreas, e la volta dopo il GTA 4 te lo fanno, invece di fartelo action in città, ti fanno una cosa dove magari dopo hai un sistema completamente diverso di gioco, magari te lo fai FPS la volta dopo, perché Final Fantasy fa così, ti cambia il genere di volta in volta. Final Fantasy non è mai lo stesso, è una delle serie più movimentate che ho mai visto. Ogni gioco è un mondo a parte, veramente. C'è il gioco che sembra Star Wars, c'è il gioco che sembra Game of Thrones, l'ultimo. Sembra tanto Game of Thrones, hanno paragonato tutti. Se voi cercate le recensioni, a me piace. Mi piace solo se invece di seguire la moda del momento, segui l'innovazione. Perché Final Fantasy è sempre stata innovazione. È partito... No, l'identità precisa purtroppo è una cosa. L'identità secondo me. Oh, grazie, ho ricevuto una richiesta di amicizia. Timino, ragazzi, ti accetto l'amicizia da qua. Niente. No, mi crasha tutto, devo guardarlo dopo. Non che mi dispiace, sono contento in realtà che mi mandano richiesta di amicizia, però faccio chiudere la live. Perché lagga troppo sto server. Mi piace, ma è una crisi, però, cioè l'ha mandato in crisi perché io discuto anche su Reddit e la gente non capisce. Non lo so, Leonardo, sono felice di essere qua. Penso un'oretta rimango finché non arriva il caldo che mi distrugge, guarda. Diciamola così, se Final Fantasy tutti dicono ma lo dicono già dai tempi del 12, ma questo gioco non è più Final Fantasy. Ma allora, i primi 3 erano dei giochi dungeon crawler in stile Dungeon and Dragon. Il 4, il 5 e il 6 avevano trama, ma erano comunque molto focalizzati sui dungeon. Il 7 se ne sbattono altamente, praticamente il 7 proprio non c'è più, cioè quasi dungeon, sono 3 mappe, 3 righe di mappa, non sono tanta roba. È tutto trama e psicologia. L'8 trama e psicologia, il 9 bellissimo, medievale, il 9 è uno dei giochi preferiti, e poi il 10 ti cambia. Io dico final. In che senso fai? Perché io non dico final. Vabbè, ma dipende, se lo dico l'italiano dico Final Fantasy, lo dico l'italiana, è sbagliato, ma è l'italiana. È un po' come Spyro e Spyro, sono entrambe giuste. Spyro inglese, Spyro italiano. Io dico Final. Lo dico Final perché io avevo 12 anni quando ho iniziato a giocarci. Avevo 12 anni e quindi Final Fantasy. Lo so, è la stessa cosa di Spyro e Spyro. Uno è giusto in italiano e l'altro è giusto in inglese. Però se poi vuoi essere proprio pignolo è giusto Final. 428 mega. Sì, ho capito, ma è bella come trama. È la gran domanda mia. Ma pigliamo il cappello, ragazzi. Come puoi zappare senza sto cappello con sto caldo, dai? Voglio il cappello. Ecco qua, ora ma che bello poi sto cappello.
ha il buco per le orecchie, perché lei è Saiyan, quindi c'ha la coda, è diventata bionda ormai, fissa, Super Saiyan. Spiro Spyro, una forma corretta, non riesco a dirlo. Tu quindi dici sempre Spiro, vedi che lo dice l'italiana, e io con Final Fantasy è la stessa cosa, non è che lo faccio per cattiveria, vabbè, Dio, non esiste cattiveria. Va bene, per ora fermiamoci con questo e andiamo, ragazzi, a fare robe da veri uomini vissuti, ovvero donna vissuta. Andiamo a Ul'dah a fare il minatore. E ora si zappa, ragazzi. No, si zappa. E ora si colpisce, si usa l'ascia. Si colpisce. Ecco qua. Il mestiere preferito di Lio. Ecco qua. Far pam 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 pam. Quel suono lì. Ok. Colpire la roccia. Ecco qua. Va bene. Miner. Sì, come trama è bella, di recuperare lettere di Paolo e Pietro, e uno ti ha rubato da lì dove affrontare i lupi romani. Ma sai che figo? Ma sai che figo però? Se mi dici che ci sono anche i romani e i lupi, è bellissima sta cosa. Ci sarà un po' di platform. Che poi sono due personaggi che non conoscevo onestamente. No, due personaggi mai sentiti. E a me pensa che una volta mi hanno detto che è un gioco molto cristiano, io ci credevo. Era Binding of Isaac. Figurati, Binding of Isaac proprio. Uguale, proprio, giustissimo. Benvenuto, ok. Benvenuta. Zappiamo. Open World. Ma sai che alla fine io ho letto che quello che aveva detto sta cosa di Nibiru aveva detto che nel 2012 sarebbe apparso nello spazio. Cioè, dove è finito? Dove è finito? Perché ci ha scammato? 2012 non è successo nulla. Signor 2012, mi ridia sto pianeta, che oggi si parla tantissimo del pianeta 9, si parla tantissimo del pianeta 9. Ti dice, sei pronto a lavorare duro e sporcarti le mani? Voglio andare a fare il minatore, certamente. Per trofei ci sporchiamo anche le mani, subiamo un po'. Leggermente vecchiotto, vabbè, ma leggermente vecchiotto, guarda che è meglio, sono alcune cose meglio. Leggermente vecchiotto. Anche se... Ma no, sono un cretino! Ci avevo già... Quante volte l'ho fatto? Ci avevo già... Scusate ragazzi. Avevo già il set da botanico. Allora, facciamo così. Prendiamo il minatore. Perfetto. E facciamo il minatore. Ok, perfetto. Minatore. Ah, che bel minatore che è Wakame. Siamo pronti a colpire. Allora, primo obiettivo è parlare con il capo Gilda. Adalberta, che bel nome. 2006 quel gioco. Cavolo, vecchiotto, su PC. Ma come fa a girare su Windows 11 certa roba? Cioè io ho un sacco di problemi di compatibilità, giochi che mi crashano su Windows 11, cioè il cataclisma dei giochi pre-2014 che mi crashano, veramente. Chunks of Copper Ore. Copper Ore lo troviamo a Western Tanaland. Ok. Western Tanaland. Guarda, no. 2012 per un anno nell'universo un millisecondo, è vera sta cosa, è vera, che poi veramente non si può pretendere che l'anno sia mai giusto, l'anno non è mai un anno, cioè chi è che, ogni volta che c'è qualcuno che ipotizzava gli anni, erano le persone che più si sono sbagliate, perché non puoi prevedere l'anno è un anno, come dici tu, l'anno è soltanto un anno, invece... So che già sto per dire una cosa che dico sempre, dico ma boia, perché? Manca della roba. Ma dai, non ho sbloccato sta missione. Ma una missione di livello 5, vedete che ho fatto bene a venire qua. Wakame, ho ignorato roba essenziale. Ok, si va a colpire il deposito. Eccole qua le cose che ci servono a noi. Copper Ore. Ecco, trofeo sbloccato. Swing of the Axe. Colpisci con l'ascia. Come anche giorni, settimane. Sì, ma infatti, ma tu non puoi prevedere. L'unica cosa che sei sicuro in anticipo di secoli è il moto degli astri, come si può dire, ovvero astronomia, non astrologia, astronomia, ci tengo a dirlo perché sono due cose diverse, il moto dei pianeti attorno al Sole e il Sole attorno al centro della galassia, che non è un buco nero, non è un buco nero come si dice. Quindi è interessante, ragazzi. Ce lo insegna Interstellar. Allora, ragazzi, ma sai che fra Nolan, sai la diatriba fra Nolan e i fisici? Che i fisici hanno detto, ma sto film è assurdo e irrealistico. Nolan gli ha detto, state zitti che ne so più di voi.
Io do ragione a Nolan, do ragione a Nolan, io do ragione a Nolan perché Nolan ha guardato la fisica quantistica. Ma no, infatti il tempo, vabbè, il tempo esiste nello spazio, ma oltre lo spazio, il tempo... Ma poi trovatemi, la cosa del tempo, ragazzi, io ne parlavo su Reddit in una sezione e c'è gente che non riesce a capirlo perché sono tutti legati a questo ragionamento logico. Stavo gesticolando, ma non potete vedermi gesticolare. Questo ragionamento logico così potente, ma ragazzi, guardatevi foto di persone a 20 anni, che ne so, guardatevi Elvis Presley a 20 anni, vabbè, guardatevi anche qualcuno che non era fatto, vabbè, anche gente che non beveva, guardatevi qualche ventenne degli anni 60 o qualche ventenne degli anni 40 e guardatevi un ventenne oggi. Ditemi le differenze, se lo notate anche voi. Cosa c'è di diverso? C'è una cosa essenziale, secondo me, una diversità clamorosa, che il ventenne degli anni 60 sembra un 35enne di oggi. Il ventenne di oggi è giovanissimo, ma a 20 anni avevano già le prime rughe. Ma stai scherzando? Cioè il tempo cambia, il tempo è una roba che non puoi neanche quantificarla. Ho letto una cosa molto interessante, anche se ovviamente poi l'ho passato a una mia amica che però lei è scettica, ha detto ma che cavolata. La cosa interessante è questa: in pratica i monaci buddisti usano delle candele che usano da tanti anni praticamente, e queste candele erano calcolate per durare 24 ore al giorno. È la famosa candela tibetana, dura 24 ore e praticamente dopo 24 ore si scioglie. I materiali, per tradizione, e ci tengo a dirlo perché poi la gente dice ma hanno cambiato i materiali, sicuramente per tradizione i materiali sono raccolti, fatti da loro, perché i monaci come attività fanno anche queste cose per rimanere concentrati nel presente, e praticamente, adesso vi spiego il punto, praticamente oggi in circa 18 ore e pochi minuti le candele si sciolgono, quindi le 24 ore del passato oggi sono 18 ore. Si dite il tempo vola, ma il tempo allora non è mai lo stesso. Tu dici dovuto al cambiamento sociale e alla vita frenetica diversa, questa cosa è vera. Basta pensare al nostro giorno dipende dal movimento del nostro pianeta. Sì, è vero, i 365 giorni, 18 qualcosa che fa il moto della Terra attorno al Sole, ingranare l'immensità dello spazio. Va bene, ma adesso lì ho il piccino, è già un forno così, adesso non lo scarico, però se è roba di Steam sarebbe anche meglio. Su Steam sono così comodo. Comunque ti ringrazio Lio, ma no, ma è interessante l'idea. Poi se è un gioco anche breve meglio ancora. Allora fa vedere, facciamoci sta missione, togliamoci sto pensiero, sblocchiamo sto goblet. Poi a che caldo. Bisogna avere tanta pazienza per giocare Final Fantasy XIV su Play 4. Non sapevo di cosa, ma non so, Fox, poi io ripeto, poi non è che c'è la conferma ufficiale, però ripeto, loro fanno così. Io l'avevo sentita già da anni sta cosa, perché veramente ste candele si sciolgono in 18 ore. Ovviamente gli scetti dicono ma no, ma è una cavolata, ti dicono che è una cavolata e ti dicono il motivo è che non è possibile. Ma c'è qualcosa di strano. Guardatemi, dovrebbe darmi una missione qua. Perché non me la dà? Where the art is, the goblet. Ho sbagliato zona? Goblet nord, ok. Ho sbagliato io zona. Ecco perché. Sono andato nel posto sbagliato io. Dipende anche se sono sempre le stesse. E infatti, Andre, allora, per tradizione sono loro che fanno le cose, però gli scettici dicono ma sarà cambiato il tessuto, ma loro tecnicamente sono cose, può essere, perché loro non è che si producono il tessuto da loro, se le fanno come attività ricreativa, però ripeto, mi sembra strano, perché comunque ripeto, sono 3.000, 4.000 anni che fanno la stessa cosa.
Ovviamente c'è sempre la cosa anche del fatto che fa più caldo, anche in Tibet fa più caldo. Se i ghiacciai si sciolgono da altre parti è ovvio che anche in Tibet fa più caldo, però non è abbastanza da dire cavolo. E non so, però molti vogliono essere scettici, non vogliono credere al fatto che il tempo sia accelerato. La mia percezione, il tempo si è velocizzato nel 2020. Questa cosa può essere, secondo me anche da prima. Io me ne ero già accorto un po' di tempo prima, 2016 così. Cioè, per il 2016 è considerato un anno di grandi cambi, poi molti danno la colpa al CERN. Io ripeto, il CERN non c'entra un cavolo, ragazzi. Il CERN non sta modificando il mondo. Il CERN hanno una cosa che devono, fra l'altro lo fanno per una maniera che non ha nulla, non ti dà le grandi risposte della vita. Loro vogliono solo vedere cosa fa, non come, non gliene cosa fa, non gliene frega nulla loro di sapere cosa genera, non gliene frega nulla. Loro vogliono solo fare un esperimento scientifico. Al CERN non sta facendo niente di strano. Lo so che poi sono i cattivi, se vedete Steins Gate, cavolo, sono i malvagi, sono quelli che manipolano, che vogliono manipolare il mondo, ma in realtà no. Il CERN è una cosa scientifica che fa esperimenti scientifici, fine. Non è una roba così clamorosa come molti pensano, scandalosa. Ma il CERN è normale, ragazzi, il CERN è normalissimo. Praticamente velocizzato non è il termine giusto. Velocizzato non è il termine giusto, infatti, non è quello, è percezione. Ho sempre pensato che il nostro passato di età. Allora, questo Fox sì, in psicologia era già stato detto dai tempi di Carl Jung, e stiamo parlando del 1940-1930. Diceva, si chiama percezione del tempo. Più invecchi, più il tempo ti sembra scorrere. Però ho visto il report di una madre che ha detto che la sua bambina di 5 anni ha detto: mamma, ma il tempo va più veloce. Deve dire una bambina di 5 anni, quella non ha 90 anni, non c'ha 80 anni, ha 5. Si accorge, una bambina che si accorge come il tempo scorre più veloce, la giornata passa in fretta, e la giornata è già finita. Vedi che cioè, voglio dire, tutti pensiamo che sia una cosa legata all'invecchiamento, però secondo me c'è qualcosa in più, è un'accelerata. Però c'è una spiegazione anche scientifica qua, ovvero la spiegazione scientifica pare che il moto interno della Terra è rallentando il moto della Terra, noi che siamo sopra. Ciao Simo, ma cos'è questo bellissimo animaletto che c'hai vicino al nome? Grande Simo! Potevi fare un paio di shoutoutini, ragazzi, per i cari amici Simo e Fox, mi raccomando. O anche il comando Volpe. No, lo shoutout. Devo aspettare qualche secondo, Fox. Abbi pazienza. So che non te ne frega nulla, ma lo faccio perché mi fa piacere a me. Le spiegazioni scientifiche a me non fanno niente. Ma alla fine sono un modo, ripeto, qualsiasi elemento deve avere una manifestazione spiegabile. Non importa quanto può sembrare strano, però deve avere una spiegazione. Ma che bello Two Points Museum! Ma che bello, veramente. Io ho giocato a Two Points Hospital, che è bellino, molto bello, e anche Two Points Campus, quello dell'università. Museo non ho ancora giocato, però vabbè, buono, quindi in sto periodo è ancora valida l'offerta, sì, no? È un modo per dare spiegazione a certe cose, sì, come noi vediamo le cose, noi studiamo i fenomeni naturali. La scienza, tecnicamente la scienza funziona perché non ti dice cosa genera, la scienza ti dice, ti dice se qualcosa succede, c'è un evento, una sorgente, e la scienza ti dice, noi scopriamo in che modo funziona. Non ti viene a dire, almeno la scienza giusta non ti dovrebbe dire è così e perché è così. La scienza ti dice è per così e vediamo il motivo per cui è così. Central Tanalan, ok, si va a Tanalan centrale, ragazzi, in questa zona qua. Che bello che mi dice i punti sulla mappa. Poi vado anche al pescatore. Va bene, grazie Simo, gentilissimo. Io a luglio streamerò questo gioco, verso fine luglio, così sblocchiamo un bello stemmino tutti con Final Fantasy. So che Andre impazzisce, il buon Akhenaton vuole lo stemmino di Final Fantasy, assolutamente lo vuole nel cuore, guarda. Dovrebbe essere il Chocobo la prossima volta, purtroppo non il mio Chocobo Ciccio, però. Quando abbiamo scoperto un mondo abitabile, specificare abitabile sono le nostre leggi. Ma infatti sì, è esatto, è quello che dico sempre anch'io. Cioè, dico sempre anch'io perché dico, ma scusami, cosa vuol dire abitabile? Cioè, abitabile per chi? Per noi che siamo creature organiche. Perché l'uomo basa tutto il mondo sulla sua esistenza. Cioè,
ovviamente possono esistere creature plankton, Poi, ma possibile che non mi dà la triangolazione? Forse qua sopra. Eccole qua, lo trovate, perfetto. Ce la facciamo, Egocentrismo. Ma la cosa più brutta è che ultimamente la scienza sta diventando arrogante. La scienza non è mai stata arrogante. Sì, l'evento termina il 16 luglio, la faccio in tempo, grazie. Grazie Simo, lo sblocco volentieri, mi sembra molto carino. Non ho idea di che animale sia. È un dinosauro, beh, ok, però non so esattamente quale. Ok, stiamo raccogliendo ossa, pezzi di ossa per Adalberta, roba rilasciata dai preistorici qui nelle rocce. Però credetemi, io amo l'approccio scientifico, comunque. Sarà che ho passato tutta la vita nel mondo scientifico, io sempre fatto roba legata alla scienza, però ciò non è che voglio denigrare il lavoro che c'è dietro l'incredibile studio scientifico, assolutamente no. Però posso anche dire che non deve diventare arrogante. Uno che conosco aveva fatto un sito, adesso non esiste più, chiamato Scienza con Saccenza, cioè pure perché la saccenza di chi sa, come dire, la saccenza non deve esistere, secondo me. Poi per carità, cioè ci sono quelle persone che pensano, cavolo, ma io so e quindi studio. No, vabbè, allora premetto che vengo da una scuola, studio scolastico, chimica, il sacerdote non voglio diventare sacerdote saccente, mi odierei da solo, guarda, mi odierei da solo a fare saccente. Praticamente, tipo, mi aveva intrigato molto la chimica, tant'è che la mia prof continuava sempre a dirmi: ma tu dovresti fare il chimico, non informatico. Me lo diceva sempre, devi fare il chimico. Cioè, ma tu sei proprio un chimico, tu sei nato per fare il chimico. E io però con questi cosi, liquidi, cose varie, mi piace la chimica. Sono anche stato molto bravo in chimica, io probabilmente ancora più che in informatica, però non me la sentivo diventare un chimico. Magari oggi ero nella farmaceutica oggi, se facevo il chimico. No, ragazzi, ero nella farmaceutica se facevo il chimico oggi, un altro mondo. Immaginate Jack nella farmaceutica a preparare intrugli vari. A me dicevano tu potresti, anche a me dicevano sempre tu potresti, e io però, ecco qua, quindi insomma, però è sempre stata chiusa. E in realtà Andre non nel 700 dipende da Pfizer la Pfizer non viene a prendere me di certo, quelli c'hanno il loro team, però ripeto, la chimica mi piaceva perché mi piaceva proprio mescolare cose, vabbè, ma anche lì è un'attitudine, qualcosa che diciamo mi intrigava tantissimo. Era bellissimo però potersi mettere lì e trafficare quella roba, sperimentare come il piccolo chimico, ma nella realtà il grande chimico. Ok, quindi adesso sono bloccato col minatore, va bene, andiamo a fare il pescatore. E allora ragazzi, diciamola così, all'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore. Chi la diceva sta frase? Vediamo un po' se lo sapete tutti. Hanno il loro team, esatto, io ripeto, guarda, meno male che non siamo più nel 2020, perché nel 2021 gente, secondo me, se dicevano dovete vendere i vostri reni, la gente avrebbe detto sì, vendo il rene, va bene signor, sì signore. Cioè, ai tempi proprio, ragazzi, nel 2021 erano tutti fate così perché ve lo diciamo noi. Ah certo, l'hanno detto loro, lo facciamo così. Ma sembrava di vedere i pesci lessi lì con gli occhi aperti. Pesci lessi non è un'offesa, persone che non avevano più un minimo di personalità, e cioè, ma sai, lo dice la scienza. Quale scienza? La scienza non ha avuto neanche il tempo, dategli 3-4 anni di studio almeno, poi abbiamo i risultati. 3-4 anni, ma non abbiamo il tempo, dobbiamo risolvere ora, vogliamo tutto e subito. I risultati sono arrivati dopo 3-4 anni e abbiamo visto che è stato catastrofico. Ma è stato catastrofico perché hai visto che
certe cose poi le hanno ritirate. Attenzione, questa fa male alla salute. Andate a chiedere oggi un Moderna come era fatto ai tempi. Cosa vi rispondono? No, ma non possiamo dartelo, è pericolosissimo. Ma sei matto? Ma vuoi farti del male? Ma no, ma sei matto? Non possiamo darti il Moderna oggi, ma è pericolosissimo. Cioè, ma non possiamo, ma ti fa dei danni alla salute, te lo dicono loro, Ma noi non vogliamo mica farti danneggiare. Ma me l'avete dato 4 anni fa! 4 anni fa non sapevamo che aveva i controeffetti molto gravi, causava problemi, quella roba là, peritonite o queste cose qua. Scusate, però adesso non te lo diamo perché ci teniamo la tua salute. Però mi prendete per i fondelli, sì, ci prendono per i fondelli, ovviamente, ragazzi, ci prendono per i fondelli. Dirai, ma come? Come un corno, come? È boia. Scusate. Con questo non è una cospirazione, una roba strana, sto solo dicendo che comunque oggi hanno dimostrato che se fai una cosa senza testarla, la testi direttamente sulle persone immediatamente, hai il dubbio che non tutto possa funzionare bene. Il pescatore secondo me lo riconosce lo 0,1. Il pescatore davvero non la conoscono così poco, ma è pure una canzone storica italiana, guarda, strafamosa, strabella anche se ovviamente più tranquilla rispetto allo stile di lui. Vabbè ragazzi, è semplice pescare. Usiamo i vermetti. Devo pescare le anchovies. Poi c'è Hook. Posso anche metterci la luce. Che bello. Oh, eccolo, è arrivato. Tira. Oh, che fatica. Cosa ho pescato? Anciovi! Proprio quella che mi serviva. Trofeo, ragazzi. Ma sarò molto veloce. Ehi, cosa succede qui? Mi si sente fino a Monteberico. Siamo andando in santuario a dire io sono il Sace e vengo in pace. In questo mondo di gaming corrotto, controller rotto, ho fatto le ossa giocando, qui sta tuonando. Una fatality di sfondo, mi prendo il mondo. Cioè, è così, ovviamente. Chiaramente. Ovviamente, ragazzi. La diciamo sta frase. Vibes di Arthur che pesca. Sì, qua è un po' più facile, anche se non riesci a pescare quello che vuoi te. È dal 12 che su Final Fantasy sono fissati con la pesca. Sono fissati con la pesca in tutti i giochi di Final Fantasy. Ma cosa facciamo fare? Facciamolo pescare. Oh, che bella idea che hai avuto. Non l'avrei mai detto. Grazie. Facciamolo pescare. Comunque a me, visto che io non sono fan del pescatore, qui nel gioco, nella realtà sì, qui nel gioco, non essendo fan, non voglio dedicare tutto il mio tempo a pescare, voglio solo prendere 5 di queste anchovies. Tra l'altro come si livella velocemente qua, pum, tira, ecco qua, poi sblocchimi le funzioni andando avanti con la pesca. Meritor Gobi, no, ma non sto pescando quello che voglio io. No, che luce, ma si muore come tiro, ma si muore, lo so che stai scherzando. Saci, io spero che la Rockstar con GTA 6 faccia easter egg con le storie misteriose assurde. Allora, UFO, Bigfoot, ma soprattutto ancora qualcosa, spero che non torneranno di nuovo su Scientology come l'altra volta, ma qualcosa faranno, secondo me scherzeranno io te lo dico, per me scherzeranno su Tesla. Ci sarà sta quest di un veicolo pseudo elettrico che però poi avrà 1000 problemi. Secondo me la faranno una quest che sfotta un po' Tesla, o anche qualcosa sullo spazio. Secondo me vedrai che la faranno, perché loro sono lo specchio della società. La Rockstar è sempre stata uno specchio della società. Bigfoot, ma Bigfoot c'è sempre stata qualche citazione a Bigfoot. E poi secondo me si riconnetterà ai misteri di Vice City, perché vi ricordate Vice City? Vice City era Miami, quindi non riesco a trovare le anchovie. Non so come si chiama in italiano, ragazzi. Voglio solo levarmi sta missione. Ok, siamo a 4 su 5, ancora una e abbiamo finito. Qualcosa di occulto che supera il imprenditore. Infatti, secondo me sì, secondo me ci sarà. Ah, tu intendevi proprio.
Ma secondo me non userà molto, io te lo dico, a dirti la verità, sono convinto, Rockstar andrà molto sul soft, secondo me questa volta. Già Red Dead Redemption 2 era molto più soft degli altri, se tu paragoni Red Dead Redemption 1, certe subquest che ci sono lì, col 2, il 2 c'è sempre dietro la morale, vuole farti la morale Red Dead Redemption 2, che non va male, perché ti prende in mezzo gli ignoranti dell'epoca, i folconi dell'epoca, non c'è nulla di male, non è che dico cavolo devono avere ragione loro, ci mancherebbe altro, però ma secondo me già con Red Dead Redemption 2 sta cosa è successa. Per oggi è più grave il mondo, oggi devi stare troppo attento, già il fatto che sapete le critiche che hanno fatto e poi hanno ammesso sì ci scusiamo per i personaggi femminili così caratterizzati, si sono scusati, quindi vuol dire che la prossima volta non faranno più la stessa cosa, si sono scusati, quindi che poi in realtà onestamente non erano tutti così male i personaggi femminili di GTA 5, la verità. Cavolo, Red Dead Redemption 2 c'è Sadie Adler che è uno dei personaggi meglio scritti della storia dei videogiochi. Sadie Adler è divina veramente, e penso che la protagonista del 5 sarà ben scritta e non avrà secondo me nulla di controverso, polemico secondo me. Due giochi diversi, sì è vero, ma secondo me adesso cambia, è il periodo ragazzi, non sarà walk, tanto il walk sta morendo, ve lo dico in anticipo ragazzi, il walk è morto, quasi completamente morto, perché il walk non vende, la gente non compra, fai walk, la gente non compra, perché non compra? Non perché c'è delle tematiche, perché fai un gioco che è forzato, ti butta le cose addosso in una maniera forzata, e l'aveva detto il creatore di un gioco, ha detto sì, nel trailer avevamo inserito un elemento walk, ma lo walk è finito oggi, quindi quando esce il gioco non ci sarà più sta cosa, perché non è più così. Poi a me non cambia nulla ragazzi, vi dico la verità, ma a me non dà fastidio corpo 1, corpo 2, te ne accorgi da solo che un corpo 1 forzuto è maschile, il corpo 2 è femminile, te ne accorgi da solo, non hai bisogno che qualcuno te lo venga a dire, non hai bisogno, non è che devi dire cavolo, cioè te ne accorgi. Qua adesso abbiamo due missioni, cosa sono? Bigger fish to fry, no scusami, che sta? All fish in the sea, cos'è? Ah, questo è interessante, questa ti sblocca la pesca, ho capito, ma non lo facciamo. Va bene, come pescatore ho concluso, posso appendere la canna al chiodo. Allora, torniamo a fare botanico come avete scelto voi. Però prima vado a curarmi. E poi, domani, perché ci sono anche domani, mi dedico all'arcanista, la porto a livello 30. Arcanista domani, andiamo a livello 30. Cobettino mi segue da 4 anni, un mese e un giorno. Ma Andre, tu con Akhenaton? Akhenaton è il solito profilo storico, quindi prova a vedere Andre. La versione PS5 di Fall Guys dovrei fare... Cosa? L'avevi su PS4 il platino di Fall Guys? Ma veramente? È vero! Hanno cambiato! Non è la stessa versione. Oh cavolo! Ora che ci penso non ho mai giocato su PS5. Ma ci sarà di nuovo, fai 5 vittorie consecutive. Per me ogni tanto te la facilitano lì. Non sarà adesso facilitata, ma... Bisogna mettere che vedete, questo è un mondo molto vario, avete visto che non ne abbiamo fatto nulla di trama, nulla di utile, però abbiamo fatto, cioè quanto ti permette anche di fare ste cose, che per me sono l'essenziale mentre si chiacchiera, si ride e si scherza, è proprio bello poter fare questo, vedi, questo qui sta fabbricando, io voglio andare avanti e fare il botanico, andiamo a Central Share. Sì, mi ricordo, peccato Andre, però prova lo stesso Follow Wage, prova lo stesso, secondo me è alto lo stesso. Sì, lo so che l'hai fatto per scherzare, cavolo, sarebbe bellissimo, vedremo 6 anni, secondo me, saremmo già 6 anni, secondo me. Vedi, e l'avevi tolto per scherzare, 5 anni e 9 mesi, pensa a te Andre, pensa a te. Anzi, first follow 6 anni e 3 giorni, visto? 6 anni e 3 giorni, lo sapevo che erano 6 anni, lo sapevo io. Era la burla del 28 agosto 2020. Burla. Vabbè, ma sono quasi 6 anni lo stesso, Mamma mia, Andre. Ad agosto festeggiamo i 6 anni. Sì,
È questo che te l'ho detto, vai tranquillo, te lo dice, te lo dice. Allora adesso devo, non esiste il voglio si può dire, perché ho sbloccato la sheet, che è la roba per tagliare. Io purtroppo, ragazzi, il nome italiano di queste cose non le conosco, perché si vede che gioco poco ai giochi tipo farming. A proposito, come Tino sto facendo farming, mai visto? Ci sono anche dei segreti qua. Seeds, Chin Carnation, Cotton Ball, Chanterelle. Che bello però. Così livello, ragazzi. Devo arrivare a 15. E qui non ci sono vie scorciatoie. L'unico modo per livellare è zappare molto. Taglia, pota. Questa qui si chiama, ve lo dico subito, falce, dovrebbe essere la falce. Scite. Falce, infatti, stiamo usando la falce. Per premere la lavanda. Quanta lavanda che prendiamo? Bellissimo. Follow Waze, tu segui, ma non puoi fare quello degli... Ah, puoi farlo su Twitch, puoi vedere un'altra persona quanto segue. Non lo sapevo, ragazzi. Non sapevo. Ah, già è vero, lo facevano alcuni moderatori. Me lo ricordo che questa cosa l'ho vista in alcuni canali. Quest'anno il terzo trimestre, gennaio-febbraio. Ma fa paura. Infatti c'è anche Persona 4 Remake, cavolo, a febbraio. Fa paura. Poi esce un sacco di roba, veramente. Mi spiace che adesso, io da non giocatore Xbox, mi spiace tantissimo che il nuovo Gears, che è bellissimo, Gears of War, uscirà solo esclusiva Xbox. Da mentalità business fanno benissimo perché così costringi la gente che è fan a comprarsi quello. Fanno benissimo, non c'è nulla di male, però la mentalità da giocatore che vuole vedere i giochi dappertutto, sì, ma il motivo è stranamente stupido, che ha venduto poco i giochi su PC, la Sony. È strano, perché avevo detto che Ghost of Tsushima era un successone. Ci saranno più esclusive. FPS 25. Perché non c'è la maschera? Che fine ha fatto la maschera? Come Tino, perché non hai messo la maschera? Ah, che ce la facciamo. Ok, siamo quasi livello 15. Vegetation Pledge. No, cosa ho fatto? Scusate. Allora, Carnation. Per fortuna si livella in fretta facendo questo. Anche secondo me, quello che c'è da CEO. Però occhio che sta facendo una cosa brutta. Sta licenziando un sacco di gente, però lei, sta spazzando via roba all'interno, gente anche che hanno lavorato per 20 anni, arriva lei, li manda via, 20-30 anni, li mandati via, li caccia via tutti. È terribile, anche degli studi che hanno venduto discretamente bene. Proprio lei vuole puntare sui titoloni, proprio è sbagliatissima secondo me. Secondo me la pagherà. Non abbiamo sound, io oggi non abbiamo sound, cioè nel senso sono da Play 4. Non ho nulla a disposizione, vi chiedo scusa. Sì, è una rivoluzione, però mi spiace che devono buttare via degli studi bravi, degli studi che hanno fatto dei giochi criticamente acclamati, non ciofeche, criticamente acclamati. Stiamo parlando di roba che comunque magari non avrà venduto l'ira di Dio come un Halo o come un Gears, però. E Sony, ah beh, ho capito, episodio speciale. Ma su Farming, cavolo, su Farming. Insieme io e Sound non ci sono. Vabbè, dai, ma non digli così. Lui ci ha provato. Cosa ne sa Dio? Non sta. C'è un sound. Datemi tempo. Quando mai si aprirà. È lento, con sto caldo va tutto più lento. E niente. No, non si sente un cavolo. Non si sente niente.
Vabbè, esperimento sound è fallito, non si sente nulla. Vi chiedo il permaban per il signor Cometino. Sì, bagniamo Cometino. No, sto scherzando, figurati. Cavolo, Cometino è il capo mod, vedete, è il boss dei mod. Si è preso, ha cacciato il vecchio capo mod. Dice, sono capo io, comando io qua, vai via te. Cometino è il capo mod. Sto scherzando, ovviamente. Non ci sono capi mod, non c'è neanche. Siamo tutti pari, siamo tutti pari. Allora, se giocasse alla roulette spaccherà tutto su PS con il PS. Sì, però sta facendo degli errori. Se tu togli la gente dai tuoi studi, sta facendo degli errori clamorosi. Ragazzi, questa è partita bene, però quello che sta facendo in questi giorni si sta mettendo contro l'industria stessa, perché poi la gente gli darà fastidio, E questi magari verranno assorbiti da Sony, questi bravi. Non sappiamo ancora se sono errori oggi, no, non sappiamo ancora, hai ragione. Però secondo me lo sono. Ovviamente la mia opinione non è quella di un uomo business che ci punta il denaro, quello no. Però tendenzialmente nel mondo dei videogiochi spesso ho avuto ragione. Guarda, tante cose. Avete visto, tanto per dire, lo State of Play, vi ho subito detto, si apre col trailer di questo gioco, avevo ragione. E anche si chiude con un'esclusiva Sony, che ho sbagliato l'esclusiva, pensavo Interstellar, e invece perché non sapevo che c'era sto gioco di God of War, ma l'avevo detto che lo facevano comunque, quindi alla fine sì. E Summerfest ci ho azzeccato Final Fantasy, ci avevo azzeccato, quindi vuol dire che comunque, cioè, un po' di visione ce l'ho. Sì, è vero, confermo. Però Cometino, sono notizie pesanti. Ti ringrazio, però molto brutto sta cosa, ragazzi, porco cane. Mi apro una ferita, perché anch'io, avendo perso delle persone giovani, erano amici miei, però Xbox è meglio degli ultimi eventi. La Retro Games è sconvolgente. Hanno detto lo faranno con budget minimale, aspettati dei giochi quasi ai livelli della pixel art, non aspettarti della roba, oh mio dio, spacca tutto. No, non aspettatevi nulla di clamoroso, però è bello perché fanno sta cosa. Poi ripeto, Andre lo sai, no? Torna in vita Tupac, non nella realtà, ovviamente non. Sì, li ho sentiti Cometino, certo, non li ho ancora abilitati, ma perché sono fermo con registrazioni da studio. Ancora mezz'oretta, ragazzi, magari rimango ancora una mezz'ora oggi. Sto sopportando abbastanza bene, sono già 31 gradi, ma nella mia stanza non sono arrivati perché ho le tapparelle giù e porta aperta. Snoop Dogg sì, ma Tupac, cavolo, ragazzi, vabbè, Snoop Dogg è una leggenda, dai. Snoop Dogg è ovunque. Snoop Dogg tu lo vedi ovunque, veramente. Snoop Dogg a me spacca sempre da ridere, ragazzi. Snoop Dogg è veramente una leggenda. L'influenza che ha avuto Snoop Dogg nella cultura popolare è immensa. Per il resto, vedere Tupac in un gioco di Yakuza negli anni 20, tipo, negli anni 30, insomma, è stranissimo, è stranissimo vedere Tupac in un'epoca che neanche ha vissuto, fra l'altro. E il suo personaggio pare che si chiamerà Tupac, cioè sarà proprio Tupac, cioè, quindi è quella la cosa assurda, cioè, negli anni 20 o 30 o 40, insomma, è pazzesco, ragazzi, è pazzesco, veramente. Basta fare un gioco ma non lo possono fare, secondo me. Sì, lo possono fare, però occhio, ma che rischi di aprire una ferita. Sì, come me qualcosa su Los Angeles dell'epoca la faranno. Oh, la faranno sì. Tupac aveva una bella canzone chiamata California Love. Allora dobbiamo fare la Majorana, ed è questa Majoran, si trova a Bent Branch, Central Shroud. Ok, quindi mi teletrasporto qua e vado lì. Come pubblicità? No. Ma cavolo, veramente?
Beh, quindi hai fatto il contratto, vai, hai fatto il contratto. Abbiamo Cometino che fa il contratto, vai. Contratto in diretta, Cometino. Contratto in diretta. 2 di 2, tutte e due da 20, porco cane. Tutte e due da 20, vabbè. Ma ragazzi, così, ormai oggi io vedo che usando il cellulare quando faccio scrolling mi capita il finimondo, ogni volta che faccio scrolling succede di tutto. Avrete visto anche voi, non sia nulla, al minimo no, e invece è così, e questo è il mio minimo. Poi fanno anche lo screen, io non ci guadagno nulla, ragazzi, non ci guadagno nulla, quindi veramente è inutile che la metto. Ho detto tanto Andre mi ha sparato sul canale 7149 bit, cioè, e io dovrei mettervi la pubblicità, cioè scusatemi, c'è una persona che ti supporta e io dovrei metterci la pubblicità, ma siamo fuori, scusa, cioè non ha senso, cioè c'è una persona che praticamente sono circa 71 euro di spesa, forse anche di più, cioè io dovrei metterci la pubblicità, vedetevi voi, sarebbe una follia. Oh, attenzione, mi attacca un nemico, oh cacchio, devo scappare, mi sono dimenticato di abilitare lo sneak, che è quello per scappare dai nemici. Boia, è pieno di nemici qua. Ok, ora sono invisibile. Sì, c'avevo questo nemico qua, mi sbranava. Livello 10 contro io non posso combattere con una chat, perderei. Maggiorana. Ok. Ma non è così che funziona, Andre, nel mondo di oggi. Il minimo non è mai minimo, non è mai zero. Il minimo non è mai zero. E quella è la cosa brutta e bella allo stesso tempo. Attenzione, oh mio Dio, dei cespugliatori a filo, no, ne so qualcosa, come non ce la faccio usare quelli, guarda, impazzivo anch'io, pigliati uno di quelli potenti, quelli veri, quelli pazzeschi che trapani ogni cosa, così diventi pazzesco anche tu, diventi praticamente una leggenda. C'è Leo praticamente, per allenarsi, Leo the Wolf, il nostro Leo, va dove ci sono praticamente si chiamano gli strumenti agricoli tipo non lo so, boia, non mi viene in mente il nome di uno strumento. Aspetta, oggi scusatemi, è il caldo e mi sfuggono i nomi. Eccoli, ma come si chiama sta cosa? Trattore, ecco qua, non mi viene la parola. Immagino Leo si solleva i trattori e li lancia dentro un canestro, vedete, li fa canestro col trattore lui, dentro il garage. Mandami caramelo, va bene, è una buona idea, ma caramelo, vai a gratis, prendi il biglietto, te lo paghi tu, caramelo, vai da Cometino e gli fai i lavori. Tanto che ci sei, gli pulisci anche le scarpe, no? Perché no? Ma scusa, si può timeoutare? Sì, si può, è certo che si può fare, come no? Puoi timeoutare anche i mod. Ho fatto in modo che puoi timeoutare anche i mod. Certo che si può fare. Perché no? Certo che si può fare. Cosa sono B? Bu. Ma certo che si può fare. L'utilizzo che le pesi per sollevare, esatto. Che poi io vedete, sarei creativo, a me piace tanto la meccanica, ma immaginati un trattore, ci fai la doccia, ci metti il sistema da doccia, un bel, sai, quelle pompe da giardino, e ci metti la pompa lì sul trattore, così ti fai la doccia col trattore, cioè ti metti il trattore dall'alto, ti fa fatto la doccia dal trattore, ma pensa che bello sarebbe quel sistema. Vabbè, ho capito, tu sei il maestro della Thailandia, che fra l'altro, brutta notizia, è morta una principessa thailandese che era in coma da 3 anni, penso che l'avrai sentita anche te questa notizia, e quindi, ripeto, sono cose che succedono, ovviamente, come sempre, poi purtroppo sono cose brutte, ma
non sapevo, non conosco. Mastica. No, ma Cometino, poverino, Cometino, ricordati che ogni persona comunque ha un rapporto di culto per, sto scherzando, comunque per la famiglia reale lì, che se non ne parli bene ci fai pure una brutta fine, quindi insomma sai come Cometino, quindi gentilissimo. E non lo sapevi? Era una notizia di qualche giorno fa, una principessa 3 anni in coma, è morta dopo 3 anni. Non ti sto prendendo in giro, non so, se vuoi ti cerco anche il nome. Ho capito, ma lei è importante. No, questa non è una regina, questa non è una regina. Questa qua è una principessa. Era una delle possibili eredi al trono, comunque. Questo posso dirtelo perché. Ma se cerchi principessa coma, Thailandia, ti spunta. Non è una notizia segreta. Non ne parlano in TV italiana perché non ne frega nulla nessuno qua. Ma sono miliardari, ma sono quelli che ti controllano il mondo. Sono sempre le stesse famiglie. Sempre loro, ragazzi, sempre loro. Sono batti, senza soldi, non ci sono messa. Vabbè, ma Cometino ti offre 1 milione di euro, non ci vai? A Vicenza per 1 milione di euro. Ti dà 1 milione di euro e tu ci vai. Non è un problema. Tanto a casa mia c'è casino, ragazzi. Come sempre. Allora, nulla di nuovo. Livello 17, che ci piace tanto, ci porta bene. Allora, finiamo sta missione. E anche oggi con la botanica abbiamo concluso. Oh, ma c'ho altra roba. Ci sono i portanti sugli sportanti, esatto. Vedete? Ma no, ma è vera sta cosa, ripeto, molti non fanno notizie, non è che tipo quando è morto mio padre, non è che tipo i giornali, attenzione, è morto questa persona qua che era un perfetto sconosciuto, non è che vengono a fare gli articoli, ti dicono cacchio, è successo. Infatti vai Lio, dagli 700 euro a Cometino, vai. Perché Lio si sta tenendo a parte i soldi per il PC. Perché deve usarli lui quando può darli a Cometino? Così Cometino si fa il PC e Lio guarda Cometino che gioca col PC. Mi sembra una buona idea. Io fra l'altro Kofi, e questa non mi piace spammarlo, ma sono sempre lì che devo ancora pagare, non so neanche quanto devo pagare, ma so che sarà, no, sono andato nel posto sbagliato, non è Minatore, devo andare a Botanica, lei, ho sbagliato tutto, e qui invece io ce l'ho la cosa dei 150 e spero, perché devo dare i soldi a Cometino? E perché così un sacrificio, 700 euro a Cometino e ammiri lui che c'ha il PC nuovo e te no. Ma io comunque Cometino non comprerei il PC di un'altra persona, Cometino, se vuoi il mio consiglio, 700 euro pigliatelo nuovo. Nitro diceva non c'è niente che mi fa più pena di un pezzente che difendere. Bravo, ma io ma se hai notato il mio sarcasmo, spero, io non stavo difendendo i ricchi, se hai notato il mio sarcasmo, spero che si fosse notato, perché io lo dico seriamente, ma poi sono sarcastico. Dirla esatta, se muore un monarca me ne strappo un altro, ma io infatti faccio così. Sta gran fava che gli frega, infatti. Ma cosa volete fregarmi da me? Oh boia, non deve andare lì perché è dall'altra parte. Stiamo facendo le commissioni per quelli in giro. Allora, dove devo andare? Diciamoci la verità. Che posto è? Nei mercati. E qua, quindi. A me faccio 2 risate. Ma infatti, fatemi ridere. Assolutamente. No, ma veramente, guarda. È il Nitro dell'IFED, cioè il rapper dici? Qualcuno usava nel wrestling il rapper Nitro, vabbè, ci sta. Ma è Nitro o è Nitro a proposito? Com'è la pronuncia? Dovrebbe essere Nitro, immagino. Anche però in italiano è la nitroglicerina, quindi ci sta anche in italiano. Com'è la pronuncia corretta? È Nitro, è Nitro, è virus. Ok, l'abbiamo quasi finita. Ma prima vendo un po' di roba, vendo un po' di monnezza, come si dice sempre. Qua, via. Ok, vendi tutta sta monnezza e ci facciamo i gran soldi, ragazzi. Questa non la vendiamo perché no, il pesce sì, il pesce non ce ne facciamo nulla, ragazzi, non si mangia neanche perché non è cucinato e quindi non ce la fa. Grill e car, questa si magna.
La carpa ce la possiamo mangiare. Se utilizzavo questa volta, lo ricordo male, Brescia era Wilson, vabbè, ma io nomi, cacchio, manco li conosco, ma non li conosco, non conosco nessuno. Se dice Kevin, lui sa, ma io non conosco, cavolo. Nitro, non Nitro, lo pronunciavo tutto giusto, vedi, come Final Fantasy, Nitro, e poi è vero che sarà Final Fantasy, forse, Fantasy, in realtà Fantasy va bene, ma molti dicono Fantasy. Adesso vogliamo la pronuncia ufficiale di Google, ragazzi, non mi fido, ma vediamo come si pronuncia Final Fantasy. Final Fantasy. Final Fantasy. Io non lo dirò mai così, con questa pronuncia. No, cos'è? Di che casino sto nome? Final Fantasy V Remake Intergrade. Intergrade. Final Fantasy. No comment. Lo conoscevi quindi tu, questo qua? Lo conoscevi Kevin, quindi sto qua? No comment. Mi fido, Mi sa che ci avrà un brutto rapporto. Ma mi piace l'italiana. Ma sì, avrà capito, so io che non so nulla. Mai sentito sto nome, vita mia. Perché gli sblocchi i ricordi traumatici del Vietnam quando gli racconti i personaggi della Fed. Ecco qua. E dice l'avidità fa male. Gente a contatto con la natura. Io amo queste cose. Se non facesse così caldo sarebbe bellissimo il lavoro del botanico. Andare lì, studiare le piante. Bellissimo, bellissimo. Peccato che ti ammazza il caldo. Allora, la cosa che mi serve di più secondo me è questa tunica qua. E adesso vi faccio vedere un'altra cosa. Abbiamo ancora 15 minuti. Cioè, dico io, poi non è che devo stare a correre, non è che ho il pranzo, cose. Sono io che vado per conto mio, nel senso. Faccio ancora vedere una cosetta. Ma che bello però sto vestito. Quando si va a 20. Io più roba falcio. Ma sono bellissime le vibe di Twitch. Io lo dico sempre. YouTube è bello, però i messaggi sono troppo brevi. Il più grande difetto che posso vedere è quello. Allora, adesso io non so esattamente qual è che mi serve qua, ma io vado all'INSA. Aspetta, no, posso fare. Io vado all'INSA e faccio vedere una cosa. Io l'estate faccio un pasto al giorno. No, io mangio uguale, però ho un amico che mangia una volta al giorno. Sì. No, faccio due. Mi piace mangiarmi una bella pasta solo a pranzo e la sera mangiarmi qualcosa di leggerissimo, ma che non sia pasta. Tipo di solito piglio una bistecca vegana, che poi non si può più chiamare bistecca, hanno detto, per legge in Europa non si può più chiamare. Però per intenderci una bistecca, nel senso una bistecca ma è vegana. E della verdura. Le mie sere sono sempre così, impiego 10 minuti, anche meno, e ho già finito di mangiare. Sono a posto. Andiamo a cucinare qua nel gioco. Cucina. Wakame cucina per voi. Anche se Jack, c'era un altro che ogni volta lo vedevo come conoscevo quanto era particolare. Dimmi il nome a sto punto, magari quello lo so chi è. Dio. Ma poi adesso anche il prosciutto cotto senza ridersi insieme al tabacco. Il prosciutto, cos'è successo al prosciutto cotto? Ma cos'ha di male il prosciutto cotto? È cotto, cioè. È sicuro. Ma come col tabacco? Ma come il tabacco? Il tabacco sappiamo che è pericoloso, ma il prosciutto cotto. Ma veramente. Vuoi diventare un cuoco? Una cuoca? Dai, dammi sta cosa da cucina su. Ok. Voglio cucinare come in Breaking Bad. Fa male quel tabacco. Ma porco cane, il prosciutto cotto. Guarda, è una cosa positiva per me. Ma quello forse so anche chi l'ha creato, Penso che sia di Gianluca, penso. No, forse non è di Gianluca. Sì, fa ridere il nome, ma è figlio di Togliatti. Elico di Togliatti, è vero. Ma perché c'era anche un altro Ico De, perciò è un po' quello che compri non fresco. Ah, quello non fresco, quello non fresco, ok. Cavolo, meno male che io non mangio più prosciutto da un po', non cambia, però è assurdo pensare quanta roba che è sempre data come normale. Ecco qua. Allora,
come si chiama? Culinarian. E dai che mi cambia il vestito un'altra volta. Ok. Primo pasto. Allora, cosa devo cucinare per lui? Una zuppa di sciroppo di maple. Maple è praticamente come si dice? Acero. Zuppa di sciroppo d'acero. I rovagnati fanno i... Sì, esatto, è pazzesco. Io invece mi leggo sempre le cose, tipo che anche certe patate fatte con le cose ad aria... Ah già, devo comprarmi il materiale però. Maple syrup, dove sta questa qua? Mi serve il maple sap, che io avevo tecnicamente 5 secondi fa, ma da buon pirla che sono, l'ho venduto. Mi serve il maple sap, ok. Maple sap. Ne pigliamo una... Pigliamo 99, dai. Costa un cavolo, vero? Costa niente. Va bene, si cucina. What? Perché non me lo fa fare da qua? Ok. Crafting. E ora cuciniamo. Cuciniamo nel metodo, ovviamente, alla Final Fantasy. Ma va come cuciniamo bene. Oh boia. Ma quella povera bestia che ti segue, non vuole... Ma no! Ok, ho sbloccato il trofeo. Ecco cosa volevo io. Perché pensavate che volevo farla mangiare per il bene dell'umanità, col cavolo. Ma che bello cucinare. Andre, tu cucini così, no? 2 secondi e ti fai una bella zuppa. Ti inchini su un ginocchio. Allora, se non sbaglio, Kevin, forse avevi più uno tu. Avevi uno che aveva risolto Salmo quando indossava la maschera teschio. Me lo ricordo anch'io quello, me lo ricordo anch'io Salmo con la maschera teschio. Un nome collegato al tempo, non mi ricordo il nome, però sì, me lo ricordo anch'io. Salmo con la maschera teschio, quello sì. Me lo ricordo proprio. Zolf! No, non è infatti collegato al tempo, sì, Zolf, è Zolf. Allora facciamo dimagrire sto ciocobo, dai. Ma perché non vi piace il bel ciocobo cicciottello? Cavolo, l'io lo odio il ciocobo ciccione. Ma a me piace. Ma come simpatico. Allora. No, devo darlo lui. Deve sentire se ho cucinato bene. Cavolo, è il capo Gilda. Diciamo il capo cuoco. Che diamine stai aspettando? Dammi subito questo sciroppo di acero. Boia Kevin, non disinstallarlo, abbassa la difficoltà. Lo so che ti fa impazzire, ma fidati di me. L'abbiamo fatto tutti, Kevin, abbassare la difficoltà per quel boss, a meno di non avere proprio il team pazzesco, ma anche lì. Ah, Randy the Ram. Ma no, Randy the Ram Hill, no, mio povero. Io adoro quel personaggio. Cavolo. Abbassa per lui e rimetti normale, no? Lo so Kevin che fai venire nervoso. È il boss, però poi no, sapendo che non ci sono altri boss così, non c'è più nulla a tempo in tutto il gioco. Facciamo contento Andre. Gli cambio cosa? Ti metto il Moguri del Tao, taoista. Per qualche ragione crede nel Tao, nello Yin e lo Yang. Allora. Che bello. Volevo ancora preparare. Cos'è che posso creare con... Posso anche creare questo. Maple sugar, zucchero di acero. Non sapevo esistesse lo zucchero d'acero. Ma lo so Kevin, lo so, ma tu stai giocando a normale e non vuoi abbassarla e c'hai ragione, però ripeto, piuttosto di droppare un gioco che ti regalerà delle emozioni. Qua emozioni al momento sta regalando bestemmie, non emozioni in questo momento, ma fidati, se abbassi la difficoltà non ci vuole di male, deve dimagrire comunque.
Ma il Chocobo è famoso perché Chocobo c'è sempre stato il Chocobo magro e il Chocobo grasso. Viene dal 7 sta cosa. Che tu evocavi il Chocobo, però a volte ti arriva il Chocobo ciccio che gli cade dall'altro e schiaccia i nemici. Ciao. Ma non posso ancora creare tocco basico. Cosa fa? Aumenta la qualità del prodotto. Bello. Ho più possibilità di crearlo di alta qualità. Ed ecco, no, l'ho creato non di alta qualità. Non ho ancora fatto. Fammi mettere il tocco basilare. Non basta ragazzi. 68%. Ce l'ha fatta. No, vedi che non riesce a crearlo di alta qualità. Ci sto provando ma non riesco. Se io faccio lavoro la qualità in 2 passi e poi faccio questo. Niente, non riesce proprio. Non riesce, guarda. Peccato. 7 kg in 7 giorni. ma povero Chocobo, perché non mi piace il cicciottello. Lo mando nel carcere con i fantozzi. Ah, che film era quello? Che film era quello? Che film era quello lì? Quale della serie era? Quello del carcere. Ok, facciamo sta missione. Una trota grigliata. Oh, cacchio, la trota. Trota grigliata. Trota. Ma che buona la trota grigliata. Io amo il pesce, quindi. Mi serve la Princess Trout e il Sable Talt. Table Salt lo trovo. La Princess Trout devo comprarla da qualcun altro. Io so anche dove. Table Salt. Tavolo, cioè sale da cucina praticamente. Nulla di strano, il sale da cucina lo dovrei trovare qua. Perché non ho il tavolo da sale? Ah, perché lo devo crearlo io. Vuoi vedere che lo devo creare io? Perché sono un pirla! Ecco perché. Scusate. Salt. Rock salt. Ok. Io devo creare il sale. Facciamo un po' di sale. Bisogna qualità. No, facciamo così. 7 kg 7 giorni. Dai ragazzi che ci siamo. Voglio creare questa trota pazzesca. Mastermind. Cosa fa Mastermind? Non me lo ricordo cosa fa. Fa vedere? Boia. Sono andato così veloce a creare il sale. Creo anche il sale di qualità, ragazzi. Che sale pazzesco che viene fuori. Io cucino il sale. Il sale di alta qualità. Perché sono uno chef professionista. Un Wakaman. 6 di alta qualità. Attenzione. Sono stato bravissimo. A fare il sale che sale. Contro tutti. Sì. L'ho visto. 80, mamma mia. Erano i film belli quelli. Poi negli anni 90 ha fatto certi film che erano abbastanza mediocri della serie. Si vede che non avevano più non sapevano più che inventarsi all'epoca. Oh, non è una critica grossa, non voglio fare il presuntuoso, però alcuni veramente. Quello va in paradiso è veramente un film brutto. È un film brutto. Insomma. Anche il 2000. Proprio film brutti. Ecco qua, è qui che si trova la trota. Sì, quello che viene schiacciato, sì. Quel film proprio non mi è piaciuto, guarda. In compenso, la parte delle epoche, quello delle epoche, mi aveva fatto ridere. Non era brillante come gli altri, ma diciamo che più che altro si è un po' perso il senso originale, ma capita con tutto. Lo sapete che se vedete il primo Vacanze A, o come si chiamava, è completamente diverso, era una critica sociale. So che può sembrare strano, visto che come è diventato dopo, ma non era la stessa porcheria degli anni seguenti, veramente. Tutta un'altra cosa. Non ci crederete mai, se ve lo dico mai. Se ve lo vedete. Ti invidio il tuo Lone Ranger. Bel nome, Lone Ranger. C'era una serie TV che si chiamava così. Ho provato Matador a sfidarlo. Ucciso con un colpo, boia ragazzi. Povero ragazzo. Ha perso contro il Matador. Infatti non è suo. Punto. E discendi. Li proverò più avanti sul livello 35.
Oh ragazzi, non riesco a fare la trota. Oh mio Dio, ce lo faccio in tempo. Di poco, poi essere stato fortunato. Hai consegnato una trota. Ora devi consegnare una trota. Facciamone un'altra. Piccola percentuale. Stai seguendo il mondiale? No, 0 partite viste. Certo vi leggo i risultati, perché da amante dello sport non posso non leggere i risultati. Però, ripeto, per me è anche la location che non mi ispira. Per quanto ho amato USA 94, non mi piace questa qua. Non voglio vedere un mondiale americano, guarda, vi dico la verità. Anche se poi in realtà fanno quasi gran parte in Messico e nel Canada. Marocco gioca davvero bene. Hai visto un po'? Beh, mi fa piacere. Però poi ha vinto il Brasile, mi sembra di ricordare. Ha stravinto il Brasile. Ma se io faccio Mender, fatemi vedere. Che mi fa Mender? Mi recupera la durabilità. Buona come cosa. Buona, buona, mi piace questa. Potrebbe veramente fare la differenza. Fammi provare ancora una volta. Credo abbiano pareggiato. Ah, pareggiato. Ma Brasile, so che l'ultima l'ha vinta. Brasile comunque, con Brasile Ancelotti intendo. Va a vedere. Brasile. Ah, era contro Haiti, ok, ha vinto 3-0 contro Haiti, non contro il Marocco. Hai ragione te, hai ragione te. Vedi, lo sto seguendo così bene che neanche mi ricordavo il risultato. Pensa a te. Sì, il Brasile comunque è primo, Vabbè, ma il Marocco è una bella squadra, No, hai ragione, il Marocco ha pareggiato. E poi, ma tanto la prossima partita è la più facile, quindi tecnicamente non dovrebbe avere tutti questi problemi. Va bene, andiamo da sta trota grigliata. Ma che buona, la vorrei mangiare io una trota grigliata. Adoro la trota grigliata. Ragazzi, è così. Ci ha messo la salata bene. Questo gioco però ti fa venire fame, fare il culinarian a mezzogiorno. No, nel senso, hai ragione, intendo, è che Ancelotti c'è da poco il Brasile, quindi, però è la persona giusta, secondo me, è la persona giusta, veramente è la persona giusta per fare queste cose. Diamogli la trota grigliata di alta qualità, sì. Ne abbiamo fatte di qualità altissima. Oh, ma l'hai fatto tu? Sì, che l'aveva fatto. L'aroma è delizioso. Oh, e la pelle, come è trattata bene. Oh, che gli dei mi salvino. Non vedo l'ora di affondare i miei denti in questo strato così morbido. Chiedo scusa, è veramente impressionante. Non penso che il capo troverà un errore. Tutto ciò. Vabbè, detto, io ho impiegato 6 mesi per quello che tu hai fatto subito, dici. Io sono il professionista della cucina qua. Allora, che prendiamo? Prendiamo i pantaloni da cuoco, i famosi pantaloni da cuoco, perché sai, si sa che i pantaloni ti danno più forza, ti danno più velocità. Boss, sono sicuro che esiste. Ah, posso aspetta, dammi un secondo, lo abilito subito. Posso farlo forse? Mi dai un attimo, Andre? Lo abilito subito. Mi sa che posso farlo il boss. Ma potevo metterlo. Ciao Moreno, ma chi c'è qua? Ma c'è Moreno! Credo di essere più KO che vivo, tranquillo, io sono un lago di sudore, guarda. Ho la sedia che lascia il mio segno, non è proprio il massimo. Va bene, col cuoco siamo fermi qua. Va bene, faccio ancora una trota per salire di livello. Quanto cibo, ragazzi, quanto cibo. Allora, vedere. Andre, proviamo subito se va. Aia, non riesce. C'è un problema, ragazzi, col bot. Non riesce. Proviamo. Ho un problema serio su Twitch. Non sta cosa. Proviamo, ragazzi. Vai a vedere se va. È uguale, se c'è. Non mi dà messaggi, non mi dice che non so. Ma siamo in diretta, dovrebbe esserci.
Sì, ok, vai, punto esclamativo boss. Proviamo, tanto fa solo piacere. No, non ce la faccio livellare. Non ce la faccio livellare. Va bene così comunque. Tanto adesso vado a curarmi un attimo l'equipaggiamento. A sistemarmi l'equipaggiamento. E posso lasciare questo posto. Vediamo come va. Qua c'erano più boss, devo crearli su YouTube. Ma qua ha un sacco di funzioni, però ripeto, era meglio se avevo Streamlabs aperto, cosa che non ho adesso. E domani stessa ora, più o meno, stessa ora, continuiamo. Il mio obiettivo è fare un bel po' di trofei. Perché me ne approfitto, chiuderanno i server, faccio qualche trofeo in più, non mi faccio il platino, chiaramente. Non voglio passare la vita su questo già versione PS4, quando mi ritorno al Play 5 torno là. Però qualche trofeino l'abbiamo fatto e sono anche molto contento. Non è stato male, davvero, non è stato male. Domani però ci concentriamo sull'arcanista principalmente, perché l'arcanista, eccola qua. Però se io guardo qua su achievement, dovrebbe dirmi quanti ne ho fatti come crafting, fa vedere. Allora, noi abbiamo fatto il miner, minatore. Non c'è tipo nei fatti tot di numero. No, non c'è. Ecco, Gatter 10.000, questo qua. Gatter 10.000. Ma come con Gatter Spoon? Ma cos'è Gatter Spoon? No. Ma io voglio quello classico, nei colpiti... Niente, 5-0 siamo. Niente, non ce l'ho. Non c'è niente. Niente, allora non c'è nessun trofeo legato a questo, che strano. Boh. Ma ciao bella gioia, come stai? Moreno, grazie mille. Abbiamo affrontato... Oh, Dragia, se è una vita che non lo vedo più. Grande Dragia, mi stava simpaticissimo, un ragazzone simpatico. Purtroppo è passata una vita. Ragazzi, tanti... hanno mollato lo streaming perché hanno tanti impegni nella vita, giustamente, capisco benissimo. Ok, devo andare alla Coral Tower. Oh, mi manda qua la missione, che poi la facciamo domani questa missione, ragazzi, è importantissima. Io devo arrivare a livello 30, così facciamo delle cose pazzesche. Livello 30. Che grande Moreno, ti piace? Ma ciao bella gioia, come stai? Eccolo qua. Sono carini i comandi, sono carini. Sempre da divertirsi. Era nelle live serali con Era con me, era col mio serata horror. Era serata horror con me. C'erano lui, Revil, altro che purtroppo non riesco più a sentire perché si è trasferito. E poi c'era Pierre Geruxian. E trovate ancora un po' dappertutto queste cose, le trovate ancora in giro. Belle live, sì, serata horror io lo adoro. Però oggi sai qual è il problema? Se parli di un certo argomento, tipo parli di cospirazioni, ti demonetizzano, anche solo citarla. Mi hanno demonetizzato la roba dove cercavamo tipo crittidi ed esperimenti, mi hanno tolto mi hanno bloccato, diciamo, sta cosa nei video miei. Un sacco di miei vecchi video hanno questo blocco proprio per l'argomento. Se tu parli di certi argomenti, no, su Twitch le fai, però su YouTube poi è brutto non esportarle, cavolo, quando c'hai la tua collezione. Su Twitch puoi fare quel cavolo che ti pare su Twitch. Tranne evitare certe parole, chiaramente, però. Allora mi sposto ad Aleport, così domani facciamo sta missione. Però devo vendere un po' di roba qua. Ne ho. Ma non posso mangiarmela una trota di quelle belle che... Sì che posso mangiarmi la trota, cavolo, l'ho fatta io. Voglio mangiarmi la trota. YouTube sì, è così esagerato. YouTube... sai com'è? Controlla che nessuno vada a dire... No, ricordati che hanno chiuso siti di informazione, canali di informazione. Le bestemmie sono buone. Ma dai, le bestemmie sono buone. Ma scusami, anche se uno ci mette la cosa 18+, no, perché c'è gente che bestemmia fortissimo proprio. Sembra strano, però. Poi c'è sempre da verificare se sono vere, perché spesso a volte annunciano delle cose, poi magari non sono veramente così terribili come vogliono farci credere, ma a volte si dice c'è sta roba terribile, però. Allora io questa qua la posso anche usare. Che bello. Allora vendo, ma non vendo il cibo, vendo un po' di roba qua, tanto
Al momento ci fermiamo qua. Ma queste me le tengo. Queste me le tengo. Va bene, faccio ancora vedere una cosina. Questi erano dei bonus. Stellina. Ma infatti, si sente che dice di peggio. Dice di peggio. Esatto. Esagerato, guarda. Ma la bestemmia, sì, può offendere, però. Vi dicessi che fa parte della cultura italiana contemporanea, mi credereste, no? Abbiamo fatto di Mosconi il nostro guru, quindi. Vabbè, so che veramente a qualcuno gli danno tanto fastidio, lo so, capisco. Quando ero giovanissimo anche a me davano fastidio tantissimo, lo so, ma oggi no. Sì, è uno sfogo, è come una parolaccia, spesso creative, lo so, però c'è gente che non la pensa così. Vabbè, bisogna rispettare le differenze, ragazzi, come sempre, che piaccia o meno. Ecco, andiamo ancora a chiedere l'autostop in autostrada. Allora, ecco qua, però può dar fastidio. Esatto. Ragazzi, vi saluto adesso, tanto domani ci becchiamo alla stessa ora, ci divertiamo. Se non mi fa aggiornamenti strani il router mentre sono in diretta, alle 10 del mattino praticamente me l'hanno fatto. Vabbè, ci vediamo, grazie mille. Se credi le favole, sì. Esatto. Raidino, ma sai che può essere una bella idea? Vedo che c'è Captain Lover. Manu, tu invece hai un consiglio particolare? Captain Lover non è amico tuo, tipo, anche, mi sembra. Forse sì. Che sta facendo Under Kingdom. Poi abbiamo Giuseppini. Grazie Kevin, grazie Dio, grazie Fox. Vabbè, allora facciamolo, dai, cavolo, 1000 follower. Facciamolo. Va bene, Manu, mandami il link. E sono canali non esageratamente grossi, va bene, 1000 è un bellissimo traguardo. Ma manda, scrivi il nome, ragazzi, certo, scrivi pure qua. Basta che scrivi il nome e io faccio subito raid. Grazie a te, Fox, la compagnia. Ho visto che mi ha scritto